Voglio presentarti il mio amico, Black Mamba. Il suo nome appare tra le 10 specie più velenose presenti sulla Terra e più di ogni altro suscita terrore. Dall'interno della sua bocca, che è di colore nero, deriva il suo nome. Con un solo morso può rilasciare veleno in quantità tale da uccidere 10 persone adulte o, come in questo caso, 2 quintetti. Dal 2003, con l'uscita del film Kill Bill, al 2006, Kobe Bean Bryant ha passato un periodo di transizione. Fuori dal campo con prima i problemi con la giustizia e poi con la nascita della Dolce Gianna, mentre sul campo con quella crescita esponenziale che abbiamo visto nell'episodio precedente, ma non supportata da un team del suo stesso spessore. La sua nuova pelle si vede subito, anche a occhio. Sulla sua schiena c'è il 24, che sembra spingere ancora di più sull'acceleratore rispetto all'8. Quel numero rappresenta proprio quell'evoluzione che è sempre stato un punto fermo del suo modo di vedere le cose. Tutto si evolve. Il fisico, il workout, il modo di affrontare il gioco e la vita, insomma. A fine stagione 2007 metterà 10 gare sopra i 50 punti. È una macchina da guerra, ma senza il giusto appoggio come l'anno precedente. Viene accusato di giocare da solo e lui risponde che non c'è nessuno a cui possa davvero passarla. Inizia a sentirsi mancare l'appoggio anche della società e, per la seconda volta, pensa di cambiare aria. Ma Phil Jackson lo convince a restare e i Lakers comprano dei giocatori che reagiscono agli stimoli in maniera competitiva, ma soprattutto giocatori a cui Kobe possa, finalmente, dare fiducia. Magic never won without Cat, right? Michael never won without Scottie. So, but here I am getting stuck with this argument, which is not fair, but yet this is the argument people will make, and I'm not okay with that. Lo aveva compreso lui e tutta la società losangelina. Il ritorno di Derek Fisher, Lamar Odom, Trevor Ariza e dulcis in fundo, Pau Gasol. La squadra era fatta e lui era pronto all'assalto del suo primo titolo senza Shaq. Quel 24 sulla schiena, oltre all'evoluzione, rappresentava anche il fatto che un giorno è composto di 24 ore e, per Kobe, andavano sfruttate tutte senza perderne un minuto. È andato tutto secondo i piani il 2007-2008, tranne il finale. I Celtics erano ancora più forti. Kobe accusa il colpo, ma, rispetto a prima, non ci rimugina su. Il desiderio di vendetta sotto sotto rimane, ma non è più la spinta più forte. C'è il desiderio di migliorarsi e migliorare i compagni a prevalere tra le motivazioni. E sfocia, nel 2009, in una stagione praticamente perfetta. I 61 punti al Madison Square Garden, la chiusura ufficiale della faida con Shaq all'All-Star Game, con l'MVP della gara vinto insieme, ma donato da Kobe a The Diesel per darlo a suo figlio. Era la chiusura di un sottoinsieme che ha portato a chiuderne uno più grande, il suo quarto titolo. Andava a pareggiare proprio quelli di Shaq e a zittire quella parte del mondo che aveva ancora dubbi sulle sue capacità da leader e da protagonista. Ha pagato? Mai. La stagione successiva è ancora più motivato, se è possibile. L'inserimento di Artest in squadra rende i Lakers ancora più forti, ma il più forte è ancora lui. La dimostrazione è quello che succede a dicembre. Si rompe l'indice della mano destra. Non si opera per non lasciare i compagni e rischiare di perdere partite importanti per arrivare ai playoff, ma si evolve ulteriormente. Riesce a cambiare la sua tecnica di tiro lavorando su un diverso rilascio della palla per non sforzare il dito infortunato. In queste condizioni porta la squadra alle finals per il terzo anno consecutivo e soprattutto alla rivincita coi Celtics. Kobe non gioca le sue migliori finali per via delle sue condizioni, ma a questo punto la fiducia ai compagni viene ripagata a pieno. In gara 7 si compie la vendetta. Con una tripla, proprio di Artest, Kobe raggiunge il quinto titolo affiancandosi ai più grandi di sempre. Ma per lui non era ancora finita. Gliene mancavano ancora 2. Uno per raggiungere quello che per lui era davvero il più grande e un altro per superarlo. Come tutte le storie che vale la pena raccontare, anche quella di Kobe non può essere prevedibile. Infatti, nonostante la stagione seguente i Lakers erano di nuovo favoriti, non riusciranno ad arrivare alle finals. Fermati dai Dallas Mavericks, che vinceranno quell'anno, perdono Odom per la stagione seguente, ma soprattutto Phil Jackson, che smette di allenare.
La maturità raggiunta da Kobe gli permette di guardare avanti senza più scuse a rallentarlo e tiene ben saldo in testa l'obiettivo da raggiungere. Giocherà un basket spettacolare, nonostante la squadra sia sempre più in declino. Poi arriva il 14 aprile 2013. Nella gara contro Golden State si rompe il tendine d'Achille. Capisce subito l'entità del danno, ma prima di uscire vuole mettere i 2 liberi che possono aiutare la squadra a vincere quella partita fondamentale per i playoff. Nel post-gara, davanti alle telecamere, mostra un volto distrutto, ma già pronto e consapevole alla nuova sfida che dovrà affrontare, dicendo che anche in questa situazione deve essere di esempio a tutti. E lo sarà. In 8 mesi è già in campo e torna ai suoi livelli, con però l'età che avanza e la squadra che perde tutte le sue pedine più importanti. All'inizio della stagione 2015-2016 il suo fisico gli dà nuovi segnali e lui capisce che quella sarebbe stata la sua ultima. Riceverà le meritate celebrazioni in tutti i campi della Lega, ma il capitolo finale lo deve scrivere lui, come ha sempre fatto. Un finale che solo ad Hollywood poteva essere scritto. A 3 anni, meno un giorno dall'infortunio, gioca la sua ultima gara. Contro ci sono gli Utah Jazz che devono vincere quella partita per andare ai playoff. I Lakers ne sono fuori da tempo, ma a nessuno importa del risultato. Quasi a nessuno. C'è un signore con la maglia con la scritta Lakers davanti e il 24 dietro che ne mette 60 alla sua gara d'addio. Con Shaq, prima della gara, aveva scommesso che ne avrebbe messi 50. Rimontando da solo una partita già persa, lasciando tutti con la consapevolezza che era ancora il più forte. Mordendo e intorpidendo le capacità degli avversari, proprio come sempre stato, proprio come il Black Mamba. What can I say? Mamba out.